io sono Livio di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Lazio a visitare l'abbazia di Monte Cassino. Il monastero di Monte Cassino venne fondato da San Benedetto nel 529 su un precedente tempio romano dedicato ad Apollo. Venne distrutto nel 577 dai Longobardi e ricostruito su volere di Papa Gregorio II nell'VIII secolo. Saccheggiato e incendiato dai Saraceni nell'883, ritrovò il suo splendore solo a metà del X secolo. Con l'abate Desiderio fu arricchito dalla basilica, dai mosaici, dagli smalti e dai magnifici codici miniati. Venne però distrutto una terza volta dal terremoto del 1349 e ne rimasero solo poche mura. Di nuovo ricostruito in tutta la sua monumentalità, il 15 febbraio 1944 Monte Cassino si trovò nello scontro tra gli eserciti e nel giro di 3 ore venne raso al suolo. Sotto le sue macerie persero la vita centinaia di civili inermi che si erano rifugiati in questo luogo. L'attuale abbazia è una fedele ricostruzione degli anni 50 del secolo scorso. Dopo aver parcheggiato e pagato l'ingresso, iniziamo la nostra visita dal chiostro di San Martino. Qui sorgeva il tempio dedicato ad Apollo. Rimangono le tracce sotto il mosaico. Proseguiamo per lo spettacolare chiostro del Bramante, largo 30 metri e lungo 40, al cui centro svetta la cisterna ottagonale con colonne corintie. Il chiostro è circondato da arcate sormontate da una loggia, detta del Paradiso. Dalla balconata il panorama spazia dalla Valle del Liri al Monte Cairo, con il cimitero degli oltre 1000 soldati polacchi che persero la vita nei combattimenti per la liberazione di Monte Cassino durante la Seconda Guerra Mondiale. Tornando verso la scalinata troviamo le 2 maestose statue di San Benedetto e Santa Scolastica. Salite le scale, proseguiamo per il chiostro dei Benefattori, con 24 statue del 1666 di papi e sovrani che hanno fatto una lauta donazione al monastero. La basilica cattedrale è stata ricostruita seguendo disegni e fotografie precedenti alla distruzione. I marmi dei pavimenti e delle pareti sono stati riutilizzati. I affreschi delle volte sono andati completamente distrutti. Nella facciata interna si può ammirare il grande affresco di 50 metri quadri La Gloria di San Benedetto del 1979. Le scale che portano alla cripta sono affiancate da una processione in basso rilievo di monaci e monache. Nella cripta scavata nella roccia della montagna si trovano la cappella di San Mauro, il mosaico della Madonna e il Bambino con le sculture dei santi fondatori in granito di Svezia. La bellissima decorazione della volta è il mosaico dorato. Uscendo dalla basilica, a destra troviamo il museo, in cui possiamo visitare la sezione di arte medievale. Con il chiostro la cappella di Sant'Anna. La sala della Natività, in cui si trova anche un'opera di Sandro Botticelli, la sala dell'iconografia di San Benedetto e infine una ricca collezione di stampe, carte geografiche, corali, i libri antichi e manoscritti ed altri tesori. L'ultima tappa all'abbazia è il chiostro del collegio su cui affaccia il negozietto di souvenir. Prima di dichiarare conclusa la nostra gita scendiamo a Cassino, passando davanti alla Rocca Ioannula e salutiamo la statua di Wojtek, l'orso adottato dalla 22esima compagnia di rifornimenti artiglieria dell'esercito polacco e diventato eroe di guerra. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Allacciate le liane!